Benvenuti nel video dedicato alla confezione di una scollatura a V rifinita con delle fascette che si incrociano sul fondo. La confezione è una confezione che si può utilizzare anche per la classica apertura a polo. Questo è il davanti e questa è la scollatura. Vado a riportare sulla stoffa con filo da imbastire e dago questo punto. Entro perpendicolare è la fine della scollatura e taglio il filo. Mi segno anche questo punto è l'inizio dove andrò ad applicare la mia fascetta. Tolgo gli spilli dal cartamodello, separo i due tessuti e vado a tagliare le marche a metà. Tolto il cartamodello e separate le stoffe e tagliate i marcatori. Ho fatto una X con il gesso sul rovescio del tessuto. Queste sono le fascette. Anche qui con il filo da imbastire ho trasferito i due punti, questi iniziali della fascetta, e i due punti finali della fascetta. Separo il cartamodello dalle stoffe, prestando attenzione che il filo rimanga all'interno. Segno una X su entrambe le stoffe sopra e sotto per indicare il rovescio del tessuto. Poi separo e taglio i marcatori. Questo tessuto non necessita di teletta termoadesiva perché è già sostenuto di suo. Se il tessuto invece lo richiede perché è leggero, bisogna applicare la teletta termoadesiva e io la applico su tutta la fascetta perché preferisco che abbia una consistenza uniforme. Separo, questo è il dritto del tessuto e questo è il rovescio del tessuto. Piego a metà, rovescio contro rovescio. Faccio coincidere tutti i margini di cucitura e li tengo bloccati con gli spilli. Controllo che la marca con la marca coincida. Trasferisco sul tessuto il margine di cucitura che mi viene riportato dal cartamodello, questo. In questo caso ho una linea retta. In realtà potrei unire i due marcatori semplicemente, in questo modo, che ottengo la mia linea che mi indica il margine di cucitura. Questo lo vado a fare anche sull'altra fascetta. Poi prendo il mio davanti con il dritto rivolto verso l'alto, lo apro in modo da avere uno strato di tessuto solamente e appoggio la mia fascetta in questo modo, dritto contro dritto. Questo marcatore del fondo della fascetta lo devo far coincidere con questo marcatore. I margini con i margini coincidono perché ho lasciato lo stesso valore e poi faccio coincidere questo marcatore in alto con questo marcatore. Qui faccio attenzione che i margine con margine coincidano. Utilizzo gli spilli usati in precedenza per bloccare i due lati della fascetta, per bloccare la fascetta sull'apertura. Poi eseguo un'imbastitura esattamente da dove ho stoffa fino ad arrivare solo su questo punto e poi anche la cucitura a macchina, parto da dove ho stoffa, proseguo e bisogna fermarsi esattamente sul marcatore. La stessa identica cosa, io adesso la fascetta, questa non è ancora pronta, la devo andare a fare dall'altra parte, in questo modo.
Quindi la segnerò, la blocco con gli spilli ed eseguo una cucitura esattamente fin dove ho la marca. Cuciture eseguite. Controllare dalla parte del rovescio che le due cuciture siano alla stessa altezza. Questo è molto importante per la precisione del lavoro. Sul rovescio, come sono in questo caso, poi bisogna fare 2 taglietti partendo dalla fine della scollatura in diagonale e arrivare a 1 millimetro dalla cucitura, sia da una parte che dall'altra, tagliando solo il tessuto del girocollo, non quello delle 2 fascette. Tagliato, fatto i 2 tagliettini, ora vado a rifinire con la taglia e cuci oppure con lo zig-zag il margine della fascetta e il margine della mia scollatura. Avendo fatto il taglietto, ora è possibile partire dall'inizio e arrivare fino in fondo alla fascetta con la rifinitura sia da una parte che dall'altra, e poi stiro per bene la fascetta e la cucitura. Rifinite le fascette con la taglia e cuci e stirate sul dritto del tessuto. Ora bisogna girare all'interno la parte inferiore delle fascette. La chiusura femminile è destra su sinistra, quindi questa fascetta rimane sopra a questa. Quindi prima inserisco la fascetta della mia destra e poi la fascetta della sinistra. Il margine, questo deve rimanere girato verso il basso, poi giro sul rovescio. Allora, mettiamoci uno spillo così altrimenti scappa. No, le blocco le 2 fascette, così giro sul rovescio facendo attenzione che rimangano belle distese e vado a cucire il pezzettino di stoffa che ho tagliato, che è quello del fondo della scollatura, con le 2 fascette perfettamente. Deve essere una cucitura dritta qui, che parte da dove c'è la cucitura della fascetta fino all'altra cucitura della fascetta. Faccio una cucitura dritta a macchina e poi rifinisco con taglia e cuci. Questo è quello che si vede sul rovescio del tessuto e questo sul dritto. Fascette applicate. Ora bisogna stirarle per bene ed eseguo una cucitura a margine, qui a 2-3 mm, tutto attorno. Faccio notare una cosa: questa confezione di questo modello, le fascette qui sotto non si incrociano ma rimangono un po' scostate. Questo dipende dalla costruzione del cartamodello, da come effettuate il cartamodello. Quindi si possono fare che arrivano esattamente ad incrociarsi oppure leggermente scostate. Se sono leggermente scostate c'è anche meno spessore qui negli angoli. Cucitura eseguita tutto attorno alle fascette. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!